Vienna nei primi anni dell'Ottocento era cambiata molto velocemente, in peggio. Nel 1809 le truppe francesi avevano bombardato la città. La rivoluzione industriale aveva creato un nuovo proletariato urbano, stipato in alloggi precari. Le condizioni igienico-sanitarie erano deprimenti. I fumi dell'industria annebbiavano le strade e le persone temevano il cibo, l'acqua e l'aria stessa. La gioventù viennese era oppressa da un clima politico dittatoriale, in cui polizia e censura erano ovunque. Tra gli squalli di vicoli di Vienna vagava un ragazzo, ubriaco, fumava oppio nei bassifondi, frequentava i bordelli in cui serpeggiava la sifilide. Nessuno lo avrebbe detto, ma era un genio della musica. A 31 anni aveva già composto 9 sinfonie. Beethoven a quell'età aveva appena abbozzato la sua prima. Si chiamava Franz Schubert. Avrebbe voluto diventare un grande compositore, ma il destino aveva altri piani in serbo per lui. La sinfonia incompiuta di Schubert inizia con un oscuro presagio, una cupa frase di violoncelli e contrabbassi. È una frase interrogativa, sospesa, si blocca su una nota tensiva, la dominante della tonalità principale. È come una domanda, un tarlo, un'ossessione che ritornerà ciclicamente lungo tutta la sinfonia. Una domanda che forse non troverà mai risposta. Schubert è stato un compositore condannato all'infelicità, un viandante che ha passato la vita a domandarsi: qual è il mio posto nel mondo? Sarò mai felice? Schubert avrebbe voluto diventare un grande compositore, ma gli editori lo ignoravano, nessuna delle sue 9 sinfonie venne mai rappresentata e non possedeva neanche un pianoforte tutto suo. Nel suo Lied der Wanderer, un viandante cerca la sua terra felice, la terra amata, sperata, ma mai trovata. Wo bist du, mein geliebtes Land? Una voce tetra lo condanna a vagare senza meta e gli ricorda: lì dove tu non sei, lì è la felicità. Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück. All'inizio dell'incompiuta ci troviamo davanti a un mare oscuro e ondeggiante di archi. Il ritmo è ambiguo, instabile. Il pizzicato dei bassi evoca il 6 ottavi e i violini suonano in 3/4. Gli archi suonano sommessamente, con il tremolo, come se fossero terrorizzati. Compare il primo tema della sinfonia. Ci colpisce subito il colore di questo tema, oboe e clarinetto, un accostamento insolito. Nel classicismo di solito i temi sono un punto di partenza da elaborare lungo la sinfonia e quindi vengono affidati al timbro neutro degli archi. Ma la concezione di Schubert è già profondamente romantica. È una frase ondeggiante, invitante, che cala in basso ma ritorna sempre verso la nota di partenza, come se la musica ci invitasse a seguirla in un viaggio verso l'ignoto con la sua promessa di felicità. È come se il tema cercasse di emergere, si gonfia, procede verso l'alto, ma viene interrotto da un forte spasmo dell'orchestra, un accordo violento, sforzato, punteggiato dal suono cupo del trombone. Di nuovo una scelta timbrica inusuale. I tromboni non facevano parte dell'orchestra. Era un suono che veniva percepito come estraneo, inquietante, mortifero.
Nessuno lo aveva ancora utilizzato nel primo movimento di una sinfonia. Nel Don Giovanni di Mozart i tromboni annunciavano, in 2 possenti accordi, la comparsa del convitato di pietra, il fantasma di un uomo ucciso da Don Giovanni, lo spirito che alla fine dell'opera viene a prenderlo per condurlo all'inferno. Ma pensate che Claudio Monteverdi, molti secoli prima del 1607, aveva già usato i tromboni in maniera analoga nella sua opera L'Orfeo. Li ascoltiamo nel momento in cui Orfeo scende nell'Ade per salvare la sua bella Euridice. Alle porte dell'inferno ci accoglie un'oscura sinfonia di tromboni. Se questo racconto vi sta appassionando, potete aiutarlo a diffondersi mettendo mi piace, oppure iscrivendovi, commentando e condividendolo. Vi ricordo che potete anche supportarmi con una donazione o un abbonamento. Schubert fu il primo compositore a dedicarsi a un genere minore che non aveva mai avuto grande risalto nella storia della musica, il genere del Lied, la canzone per piano e voce. Nella sua breve vita comporrà oltre 600 lieder. Proprio grazie a questi lieder il compositore, nel 17, venne notato da un cantante dell'Opera di Vienna, che si era innamorato delle sue composizioni, il tenore Vogl. Anni prima Schubert aveva venduto i suoi libri di scuola per pagarsi un biglietto dell'opera e andare a vedere la prima del Fidelio di Beethoven, in cui si esibiva proprio Vogl nel ruolo di Pizzarro. I lieder di Schubert piacevano molto, sapevano essere tragici, malinconici, ma anche dolci e spensierati, come nel caso del Lied di Forelle, La Trota. In einem Bächlein helle, da schob sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Schubert e il famoso cantante Vogl iniziarono un sodalizio artistico, insieme fecero una piccola tournée nell'Alta Austria, eseguendo i lieder di Schubert e facendoli conoscere. Nella città di Steyr ebbero un grande successo, tanto che un ricco mecenate, il direttore della miniera della città, commissionò a Schubert un quintetto che fosse basato però proprio sul tema del suo Lied La Trota. Finalmente Schubert cominciava a farsi conoscere e faticosamente la sua musica cominciava ad emergere. Dai boschi intorno a Steyr scriveva ai suoi amici lettere piene di gioia e di speranza. Il primo tema dell'Incompiuta cerca di nuovo di spiccare il volo, ma ogni suo tentativo è lacerato da violenti interruzioni dell'orchestra, finché la musica esplode, soverchiata da una rabbia incontrollabile, accordi sincopati, ribattuti e dissonanti. Dopo questa esplosione di rabbia violentissima per l'epoca, nell'Incompiuta però accade qualcosa di inaspettato. La musica si blocca, interdetta, indecisa su una lunga nota tenuta, che infine si scioglie in quello che in musica si definisce secondo tema, un nuovo episodio musicale, ma che in questo caso compare di colpo, in maniera totalmente inaspettata. Nessuno l'aveva mai fatto prima. Nella musica dell'Illuminismo si dà molto risalto agli elementi di transizione. Il passaggio dal primo al secondo tema è messo in evidenza con un lungo ponte modulante tra la tonalità del primo tema e quella contrastante del secondo tema. Questo ponte modulante ha la funzione di introdurre il passaggio tra primo e secondo tema e di porli in una sorta di contrasto dialettico, che poi verrà risolto durante la sinfonia, ma in Schubert il secondo tema compare all'improvviso.
emerge dal dolore e dalla rabbia come una visione, come un'epifania. C'è un brusco cambio di tonalità, quasi non ci accorgiamo di questo passaggio. Improvvisamente ci ritroviamo catapultati in un sogno. Il secondo tema dell'Incompiuta ci trasporta in una sala da ballo dell'Ottocento, in una Schubertiade, le serate danzanti in cui Schubert si esibiva come pianista. Ai primi dell'Ottocento Schubert era famoso per i suoi lieder, ma anche per la sua musica da ballo, un altro genere musicale minore che però influenzerà anche la sua produzione sinfonica. Infatti, una delle caratteristiche dei temi musicali di Schubert è proprio questa dimensione ripetitiva, ipnotica, in cui un elemento ricorsivo, in musica si dice ostinato, fa da tappeto alle evoluzioni melodiche. Una modalità desunta proprio dalla musica da ballo. Questo tema dolcissimo ricorda un Ländler, una tipica danza popolare austriaca. Nell'estetica del classicismo, il periodo musicale aveva un'impostazione razionale, simmetrica e conchiusa. Era di solito diviso in due frasi, a loro volta divise in due semifrasi. Ma le melodie di Schubert hanno un'impostazione molto diversa. Sono divagatorie, non conclusive e sono spesso frasi cicliche e ricorsive. Questo le rende estatiche, oniriche. Schubert vorrebbe perdersi nel sogno fantasioso delle sue melodie, ma questi piccoli mondi onirici sono tanto belli quanto fragili e pronti a dissolversi. Vengono infranti improvvisamente da contrasti irrazionali, incoerenti, lancinanti. Anche il sogno di Schubert si sarebbe presto infranto. Nel 22 il compositore era sparito, non si faceva più vedere. Schubert si nascondeva, scrivevano i suoi amici in quei mesi. Il compositore in realtà si era ammalato. Vagando per i bassi fondi di Vienna aveva contratto la sifilide. Una terribile eruzione cutanea gli aveva ricoperto il corpo, tanto che dovette tagliare tutti i capelli e portare una parrucca. Era ricoperto di croste purulente, non poteva lavarsi. La terapia col mercurio alla quale si sottopose era un'autentica tortura che infliggeva dolori indicibili. La medicina dell'epoca era molto arretrata. Pensate che una delle cure spesso prescritte era quella dei bagni animali. Consisteva nel mettere in ammollo le parti doloranti nella carne di un animale macellato di recente. La malattia gli dava febbre, allucinazioni, tremori. Schubert continuava a comporre e gli amici lo incoraggiavano, ricordandogli di tenere duro. Prima o poi il successo sarebbe arrivato. I contrasti netti, bruschi, irrazionali, tipici della musica di Schubert, sono espressione dell'estetica romantica e sono l'antitesi dello stile classico, in cui i contrasti venivano sempre bilanciati e risolti. Quello del classicismo era un contrasto dialettico. La composizione aveva una struttura interna razionale, i temi venivano elaborati nella sezione centrale del movimento e ricomparivano in accordo nella sezione finale. Ma lì dove in una sinfonia classica ci aspetteremmo di riascoltare i temi, in Schubert succede qualcosa di irrazionale. La musica scende in basso, verso tessiture infernali, e riascoltiamo il cupo monito iniziale, l'oscura domanda senza risposta. Tutta la sezione dello sviluppo si basa su questo tema, che ricorre costantemente, frantumato, variato. È come un tormento persistente che perseguita il compositore. Alla fine della sinfonia, la testa di questo stesso tema, la domanda senza risposta, continua a ripetersi circolarmente, in maniera dimessa e sconsolata. Qual è il mio posto nel mondo? Sarò mai felice? Lì dove tu non sei, lì è la felicità.
Le condizioni di salute del compositore peggiorarono velocemente e Schubert morirà nel 1828 a soli 31 anni. La sua musica venne dimenticata e sarebbe stata riscoperta solo molti anni dopo. Sarebbe potuto diventare il più grande compositore di sempre, ma il suo percorso creativo rimase incompiuto, come la sua più grande sinfonia, l'Incompiuta, che diventerà il simbolo della sua morte prematura. Gli amici fecero scrivere sulla lapide: l'arte della musica qui ha seppellito un ricco tesoro, ma soprattutto ha seppellito grandi speranze.